Everest 1996, il nome della montagna più alta del mondo, è un'annata che nella memoria collettiva sono diventati nel tempo una cosa sola, come se sull'Everest nel 1996 il tempo si fosse fermato. Un punto fermo che segna l'inizio di una nuova epoca e suo malgrado ricorda una delle tragedie più grandi e anche discusse della storia recente dell'alpinismo. Ma è opportuno sottolineare che quello dell'Everest 1996 fu alpinismo commerciale nella forma più esplicita del termine. Everest 1996 non segna l'inizio ma focalizza e determina l'avvento delle spedizioni commerciali sull'Everest, la montagna più alta del mondo, dove una società a tutti gli effetti propone un pacchetto completo volto a far raggiungere al cliente pagante il punto più alto del pianeta, posare i piedi a 8848 metri. Nel 1996 questo modus operandi, già attivo da qualche anno, portò alcune persone a realizzare quel sogno, ma ne lasciò altre sulla montagna che non tornarono più a casa. In una lettura generica dei fatti potremmo dire che questo è il prezzo che si paga se si vuole sfidare la natura, raggiungerla nei suoi punti più ostili all'uomo, ma l'alpinismo nella storia ha compreso che le montagne non vanno sfidate, perché la vera sfida è attraverso le montagne con se stessi. Sia chiaro, eventi tragici restano tali sia nelle spedizioni commerciali che non, fa parte del gioco, non esistono tragedie di serie A e tragedie di serie B, ma esiste una differenza sottile come l'aria che si respira a 8000 metri tra tentare attraverso le proprie forze farlo pensando di essere al sicuro perché un gruppo di persone che vengono pagate lavorino per te, spianandoti la strada. Alle montagne non interessa dei 65-70 mila dollari che vengono versati o della pubblicità futura che verrà promossa. Le montagne non sono una componente commerciale che deve rispondere alle esigenze del cliente consumatore. In molti non tornarono, altri lo fecero e a distanza di 30 anni il dibattito che ne scaturì da quegli eventi ancora è vivo e fa discutere, divide. Le spedizioni commerciali andarono avanti e raggiunsero l'apice a cui si è arrivati oggi, dove centinaia di persone vengono ammassate in fila con tutti i rischi nonché i risvolti etici e morali per chi vuole trovarli che ne conseguono. Alcuni non tornarono e alcuni che lo fecero diedero vita a un susseguirsi di illazioni, accuse, teorie, in alcuni casi lanciando il sasso e nascondendo la mano. Everest 1996 divenne suo malgrado una nuvola di articoli e documentari, di pellicole cinematografiche e di libri, molti libri. Ed è quello di cui parleremo nel secondo video dedicato appunto a Everest 1996, dove cercheremo di approfondire i vari aspetti che emersero, dando vita ad un possibile dibattito che tenga conto di più versioni, di più verità, perché nella diffusione e conoscenza generalista dell'argomento, negli anni, essendo stato il primo libro a essere stato scritto, accompagnato subito dopo da un film documentario, la comprensione degli eventi ha portato a far credere che Into Thin Air, Aria sottile, scritto da Jon Krakauer, sia la versione ufficiale dei fatti e che le azioni che si susseguirono ebbero la valenza che gli vennero attribuite in quel libro. Non vogliamo deludere tutti quelli che hanno creduto fino ad oggi a questo, ma non è propriamente così. Campo base dell'Everest, estate del 1996, sono presenti oltre 300 persone, una tendopoli ai piedi del Cambu, dove spedizioni da tutte le parti del mondo vogliono realizzare un sogno, arrivare in cima alla montagna più alta del pianeta. Ed è qui che si muovono i protagonisti di questa drammatica quanto discussa vicenda. Società che propongono pacchetti inclusivi, a tutti gli effetti simili a quelli turistici, spuntano come funghi tra i dediti morenici del ghiacciaio. Tra queste l'Adventure Consultants di Rob Hall e la Mountain Madness di Scott Fisher. Rob Hall, neozelandese, è considerato un punto fermo delle spedizioni commerciali. Nel 1996 ha già all'attivo 39 clienti condotti sulla vetta e riportati al campo base. Il prezzo compreso di organizzazione e accompagnamento sulla cima è di 65.000 dollari.
Scott Fischer è un alpinista che ha conquistato negli anni una certa fama, ha già scalato l'Everest senza ossigeno e vuole entrare nel business delle spedizioni. Se può farlo Rob Hall, posso farlo anche io. Ma oltre alle due organizzazioni, che sono le principali protagoniste di questa storia, ruotano altre realtà in quel campo base così affollato, ognuna con i propri interessi e obiettivi, come la squadra IMAX, dove tra gli altri è presente Ed Biestutz, noto alpinista americano, che intende realizzare un documentario esclusivo. Poi un team del Sunday Times di Johannesburg, guidato da Jan Woodall, e una spedizione nazionale di Taiwan, guidata da Magalu Gao-Minggo. Alcuni giorni prima dell'ultima partenza dal campo più alto, il 4, prevista per il 10 maggio, i capo spedizione si riunirono per tentare di raggiungere un accordo. Avere troppe persone sulla montagna può determinare delle situazioni potenzialmente molto pericolose, soprattutto nei tratti più delicati, come la cresta sud-est o il celebre Hillary Step. La strategia che si vuole adottare è quella che i vari gruppi mettano in campo uno dei loro portatori incaricati di attrezzare la montagna, collaborando quindi senza ostacolarsi. Una strategia all'apparenza intelligente, nonché necessaria, vista la grande affluenza prevista nei vari sali e scendi dalla montagna durante le prime fasi di acclimatazione, prima del tentativo di vetta finale. Tralasceremo la preparazione dei giorni precedenti al tentativo di vetta perché, visto che l'argomento è vasto e complesso, risulta opportuno entrare nei vari dettagli e aspetti sia tecnici, organizzativi, ma anche morali della vicenda con dei video successivi, che guardano nello specifico dell'argomento, altrimenti risulterebbe inevitabile per motivi di tempo realizzare semplicemente una cronaca completa in un unico lunghissimo video, ma che poi risulti solo fine a se stesso. È da poco superata la mezzanotte quando l'Adventure Consultants, guidata da Rob Hall, decide che è arrivato il momento di partire. Dopo il vento che ha letteralmente imperversato sulla montagna nei giorni precedenti, creando in molte persone dei dubbi sull'effettiva possibilità di poter raggiungere in sicurezza la vetta, il cielo appare stellato e sereno, il vento si è placato, la vetta dell'Everest è visibile, serve un ultimo sforzo. Sembrano esserci le condizioni ideali per partire e raggiungere gli 8.848 metri. Il campo 4 si trova a circa 7.900 metri, Colle Sud, un ampio pianoro, una sella montuosa che unisce tra loro Everest e Lhotse, ovvero la prima e la quarta montagna del pianeta. Il Colle Sud segna anche l'inizio della lunghissima cresta che conduce sulla cima dal versante nepalese, cresta su cui sono presenti passaggi obbligati che necessitano per una maggiore sicurezza dell'installazione preventiva di corde fisse. Stando alle dichiarazioni relative ai piani originali, i due rivali sul campo, Scott Fischer e Rob Hall, decisero di far partire con anticipo, quindi verso le 22 del 9 maggio, due portatori dei rispettivi team, Ang Dorji per la squadra di Hall e Lobsang Sherpa del team di Fischer. Incomprensioni mai del tutto chiarite portarono i due a non attrezzare preventivamente il tratto finale, quello più impervio, nonché decisivo, lì dove si entra nella fatidica zona della morte. Il balcone The Balcony è la prima tappa una volta partiti dal Colle Sud, un piccolo pianoro dove le pendenze aumentano e da dove inizia la rampa che via via stringendosi conduce alla sovrastante cima sud. In questo punto le varie dichiarazioni convergono in alcuni punti e si smettiscono a vicenda su altri. Resta il fatto che nonostante il primo tratto non sia insidioso come quelli successivi, l'installazione di alcune corde sia all'andata ma soprattutto in discesa favorirebbe di molto la progressione dei partecipanti. È ancora notte e coprire il primo tratto almeno fino alla successiva cima sud al buio è fondamentale per poter raggiungere la vetta in un orario di solito previsto per le 13 e poter riscendere senza rischiare di dover progredire al buio o restare vittime del maltempo tipicamente pomeridiano che imperversa notoriamente sulla porzione sommitale dell'Everest. Rob Hall, ma sembra non esserci qualcosa di ben definito a riguardo, fissò l'orario di arrivo alle 14,
nonostante in aria sottile di Krakauer, che faceva parte del suo gruppo, si ripeta sempre o tra le 13 o tra le 14. E questo è solo uno dei tanti aspetti che vanno considerati. Ecco che un singolo video risulterebbe solamente cronologico, nonché anacronistico. Doug Hansen è uno dei clienti paganti dell'Adventure Consultants di Rod Ball e partecipò anche l'anno precedente al tentativo di vetta dell'Everest, ma arrivato tardi nei pressi dell'Hillary Step a circa 8700 metri per un discorso legato appunto alla sicurezza, venne invitato, o meglio dire obbligato, anche se giustamente proprio dal capo spedizione Rob Ball, a dover tornare indietro. Il tempo massimo venne superato e continuare, magari arrivando in vetta oltre le 15, significa rischiare molto. Ecco che qui emerge anche la natura, per certi versi, contraddittoria delle spedizioni commerciali. Un cliente che paga è convinto che questo basti per raggiungere la vetta, ma il vero obiettivo di una guida, il compito e dovere professionale è soddisfare a tutti i costi il cliente o riportarlo vivo al campo base? Disse Anatoly Bugrev. Avevo l'impressione di non essere stato assunto per preparare i clienti a scalare la montagna, ma per adattare la montagna ad essere salita da loro. Chi era Anatoly Bugrev? Nato a Corkina, in Russia, era una delle guide del gruppo Mountain Madness di Scott Fischer, un alpinista con all'attivo già numerosi 8000 scalati. Poco incline all'uso dell'ossigeno supplementare, era considerato uno degli alpinisti più forti e completi di quel periodo. Anatoly guidava l'intero gruppo, il primo della fila, e sarà anche il primo in quel 10 maggio 1996 a raggiungere la vetta. Oltre alla tratta superiore al Balcony, anche sull'Hillary Step non erano state installate corde fisse. Vecchie corde di passate spedizioni potevano non risultare sicure. Nel tratto precedente alla cima sud, Neil Biederman, guida della Mountain Madness, prende in mano la situazione e attrezza fino al punto dove era già all'opera anche Hank Dorji, lo Sherpa di Rob Ball. La mancanza delle corde fisse prevista fu un problema che si presentò anche anni dopo, questa volta sul K2, quando nel 2008 morirono 11 persone sulla seconda montagna più alta del pianeta. Restare molto tempo fermi determina alcuni aspetti di assoluta importanza su di un 8000. Più si resta fermi, maggiore è il freddo che il corpo percepisce, più passa il tempo, più il consumo di ossigeno artificiale di fatto aumenta. Più il tempo scorre, più l'orario massimo previsto per la vetta si avvicina e di conseguenza maggiore è la probabilità che l'arrivo di nuovo al campo 4 coincida con il buio. L'affollamento nel primo tratto iniziale e successivamente a ridosso della cima sud, tra alcuni che progredivano più lentamente, già provati dalla salita e dall'alta quota, portò a dei rallentamenti sulla tabella di marcia. Alle 9:58 Biederman giunge alla cima sud e verrà raggiunto 30 minuti dopo da Martin Adams, un cliente della Mountain Madness. La squadra Adventure Consultants, partita in anticipo, risulta essere ancora indietro. Quel ritardo porta tra i loro clienti a desistere dal tentativo. Hutchinson, Kasiske e Tusk decidono, ritenendo quell'orario pericoloso, di tornare a campo 4. Questo, tornando al disastro del 2008 del K2, ricorda in maniera analoga l'abbandono da parte del gruppo statunitense intorno alle 9 del mattino, prima dell'ingorgo che si creò sotto al bottleneck, il collo di bottiglia, dove si perse molto tempo per installare corde fisse mancanti. Per una guida a capo di una spedizione e anche di un'impresa che fa del raggiungimento del proprio cliente sulla vetta il fulcro della sua attività, è un duro colpo. Superata la cima sud, sulla cresta sud-est dell'Everest si presenta l'Hillary Step, un risalto roccioso verticale alto circa 12 metri, non impossibile da scalare a quote normali, ma che diventa particolarmente impegnativo dopo settimane vissute al campo base, salendo e scendendo dalla montagna per acclimatarsi, essere partiti nel cuore della notte e trovarsi a 8700 metri. Anche l'Hillary Step risulta essere non completamente attrezzato,
Bugrev, una volta a ridosso del gradone, si prodiga per rendere più sicura la via, attrezzandola e assicurandola insieme a Neil Biderman. Da lì a breve seguiranno Andy Harris dell'Adventure Consultants e John Krakauer, cliente ma anche inviato per un noto magazine, Outside, in veste di relatore per la rivista. Alle 13.07 Anatoly Bugrev raggiunge la vetta in un orario consono e dopo aver dovuto installare in più occasioni le corde mancanti. La giornata è serena, il vento mite. Seguiranno da lì a breve altri tra clienti e guide, ma non tutti sono ancora arrivati almeno all'Hillary Step, c'è chi è ancora indietro. Beck Weathers della squadra di Robert Hall è fermo più in basso nei pressi del balcone. Un problema alla vista dovuto a un'operazione precedente, ritornato a galla con molta probabilità a causa dell'alta quota, non gli consente di proseguire. Incontra Hall che da capo spedizione tende a restare indietro per avere davanti a sé un quadro il più chiaro possibile della situazione. Hall insiste perché Beck torni al campo 4 insieme a uno Sherpa, ma Waters vuole rimanere, spera che la situazione da lì a breve migliori. L'accordo che prende con Rob Hall allora prevede che se Beck non riesce a continuare deve aspettarlo lì e Rob Hall stesso lo accompagnerà a campo 4 durante il ritorno. Il primo gruppo che giunge in vetta si completa alle 13.45 con Cliff Schoening. Oltre ad Anatoly Bugrev giunsero sul punto più alto della terra Biderman, Adam, Krakauer e Andy Harris. Le 14 sono un orario che nel film Everest 1996 viene attribuito a Rob Hall come limite che impose per salire, ma che in realtà, stando alle dichiarazioni di più persone presenti alla spedizione, sembrava invece essere le 13. Alle 14 Anatoly Bugrev si affaccia sulla cresta sud-est, guarda il punto di arrivo dell'Hillary Step e non vede nessuno. Il vento si è alzato, non molto, come raccontò Len Gammelgard, prossima a salire l'Hillary Step intorno alle 14, da lontano notai una foschia biancastra salire dalla valle. Len Gammelgard, cliente della Mountain Madness di Scott Fischer. E Scott Fischer, nonostante il capo spedizione sia di regola uno degli ultimi, se non l'ultimo della fila, Scott Fischer era in netto ritardo, alcune salite di troppo durante il periodo di preparazione e una condizione fisica generale portano Scott Fischer a salire verso la vetta in condizioni non proprio ottimali. Nell'incontro con Bugrev, che scenderà dalla vetta dopo le 14 sull'Hillary Step, Scott Fischer disse all'alpinista russo che si sentiva particolarmente stanco. Tra le 14.15 e le 14.30 arrivarono in vetta i 4 clienti rimasti della Mountain Madness: Charlotte Fox, Tim Madsen, Gammelgard e Sandy Pittman, la più provata è Lobsang Sherpa. Sandy Pittman svolgeva il ruolo di cliente ma anche di giornalista, in sostanza la contropartita della Mountain Madness verso quella di John Krakauer per l'Adventure Consultants. Arrivata in vetta era prossima a consumare la terza bombola di ossigeno, quando il piano iniziale ne prevedeva 3 che sarebbero bastate anche per il ritorno. Considerando un'erogazione media consigliata di 2 litri, ogni bombola dura all'incirca 6 ore, che moltiplicate per 3 determinano le 18 ore previste e necessarie a scalare l'Everest e tornare al campo 4. Sandy Pittman, eccentrica, ricca, aveva una tenda tutta per sé dotata di innumerevoli attrezzature elettroniche necessarie per comunicare quotidianamente con i network di riferimento. Lobsang Sherpa, incaricato all'inizio di fissare le corde fisse con Dorji, condusse di fatto Sandy Pittman per larga parte della salita dal campo 4 alla vetta tenendola con una corda corta. Dichiarerà che sapeva quanto fosse importante per Scott Fischer che la Pittman arrivasse in vetta, sia come cliente ma anche come giornalista. Mentre il primo gruppo che giunse in cima incominciò a scendere, il secondo, arrivato alle 14.30, si fermò in vetta almeno 40 minuti. Foto di rito, abbracci, sorrisi, euforia, l'Everest è stato conquistato. Le regole non scritte nell'alpinismo spesso vengono infrante, regole a cui occorre al contrario attenersi scrupolosamente. È lecito, attendi una vita a quel momento e vuoi viverlo, trascurando quindi di fatto la sicurezza.
ma non arrivare mai in vetta più tardi delle 15 e la consapevolezza che la vetta è solo il punto più alto del percorso sono due regole non scritte che spesso, molto spesso, determinano, quando rispettate, la differenza tra tornare poi a casa o restare sulla montagna per sempre. Ed entrambe le regole nel 1996 in molti non le stavano rispettando. Bugler continuò verso campo 4, l'unico escluse le guide Sherpa ad essere salito senza ossigeno supplementare, uno dei fattori che più fecero discutere nel post Everest 1996 e che tratteremo nei prossimi video dedicati. Verso le 15:45, superato un tratto di corde fisse nei pressi del balcone, vede un uomo seduto a terra, quasi congelato, che gli chiede dove fosse Rob Hall. Era Beck Waters, colui che aveva avuto problemi di vista. L'accordo con Hall prevedeva che lui lo aspettasse lì e da quell'incontro erano già passate molte ore. Ma dove si trovava alle 15:45 Rob Hall? Una volta giunto in vetta, il capo spedizione, tornando indietro, incontra Doug Hansen, quello che l'anno prima tornò indietro per essere vicino alla vetta, perché l'orario venne giudicato da Rob Hall stesso tardivo. Hansen è particolarmente lento, ma vuole salire a tutti i costi sulla vetta. Da qui in poi non ci sono dichiarazioni o prove certe che documentino il tutto. Tuttavia, Rob Hall, non avendo probabilmente il coraggio di far tornare indietro di nuovo Hansen, lì a pochi passi dalla vetta decise di accompagnarlo verso la cima. Orario tardivo, nubi che si addensano all'orizzonte, ossigeno. La squadra di Fisher aveva previsto un deposito di bombole di ossigeno extra nei pressi della cima sud in caso di emergenza. L'orario tardivo, il protrarsi sulla vetta fanno in modo che diverse persone incomincino ad esaurire la loro riserva di ossigeno. Il primo a fare le spese fu John Krakauer, che verrà trovato ancorato alla sua picozza lungo la cornice della cresta sud-est, prima della cima sud. Terminò come Sandy Pittman sulla vetta la seconda bombola, salvo poi ricevere da Mike Groom, giunto sul posto, la propria, consentendo a Krakauer di arrivare alle scorte sulla cima sud e prenderne una nuova, e probabilmente anche salvandogli la vita. La Mountain Madness portò come deposito di sicurezza 10 bombole nuove alla cima sud, 6 per i rispettivi clienti e 4 per le guide e per l'emergenza. I primi che arrivarono alla cima sud ne trovarono solo 3 intatte e una serie di bombole già usate, quindi quasi vuote. La dinamica dei fatti non è stata tuttora accertata e questo è uno dei tanti punti su cui sarà necessario ritornare sull'argomento. La dottoressa Hunt, presente al campo base, riceve una chiamata via radio alle 15:45. Era Scott Fisher dalla vetta dell'Everest. Sempre al campo base, alle 16:30 circa, arrivò una richiesta di aiuto da parte di Rob Hall, che si trovava ancora molto in alto e che richiedeva con urgenza che qualcuno portasse in alto dell'ossigeno. Doug Hansen riuscì finalmente a raggiungere la tanto desiderata vetta dell'Everest, ma questo portò lo stesso ad esaurire l'ultimo briciolo di forze e la sua riserva di ossigeno. Neil Biederman sta continuando a scendere, con lui Sandy Pittman, Len Gammelgard, Charlotte Fox e Tim Madsen. Sandy Pittman, anche lei allo stremo, è rimessa in vita da una puntura di desametasone. Alle 17:30 al campo 4 era tornato solo Anatoly Bugrev, quando il tempo previsto solitamente per salire e poi scendere prevedeva il rientro completo intorno a quell'orario, massimo le 18. Campo 4 semivuoto, cresta ancora affollata, ossigeno di riserva quasi terminato e quella foschia bianca che partiva dal basso che diventa man mano una vera e propria bufera che si abbatte sul versante dell'Everest con una forza inaudita. Una situazione dannatamente pericolosa e sulla lunga cresta dell'Everest ci sono ancora molte persone. Il gruppo di Neil Biederman continua a scendere, si trovano a 8.350 metri. A un certo punto Neil intravede una sagoma ferma nella neve, non si muove. All'inizio Neil pensava fosse Len che procedeva più avanti, ma poi si accorse che si trattava di Yasuko Namba. Yasuko Namba faceva parte del gruppo di Rob Hall e aveva già scalato 6 delle 7 Summits,
le 7 vette più alte dei 7 continenti. Ne manca solo una, la più alta, l'Everest. Yasuko Namba procedeva nella discesa con Groom. Arrivato nei pressi del balcony incontrò Beck Waters, ancora immobile sul posto, e lo legò in conserva corta. Nonostante i due procedevano decisamente lenti, Yasuko Namba non riuscì a tenere il passo e si accasciò sola in tardo pomeriggio senza ossigeno. In mezzo alla bufera, credendo fossero le luci del tanto desiderato campo 4, alcuni si dirigono verso quelle luci, ma erano le frontali di Biderman e il resto del gruppo, a circa 8200 metri, non lontanissimi dal campo 4. Tra il gruppo scoppia il caos totale. Persone che non riescono a camminare, persone blu in volto per mancanza di ossigeno, persone senza guanti e con gli arti congelati, e la bufera che continua a impazzare sull'Everest. In condizioni normali, il campo, una volta giunti sul pianoro del Colle Sud, era raggiungibile in 10, massimo 15 minuti, un ultimo sforzo, ma la neve e il vento oscuravano la vista e qualsiasi dettaglio o punto di riferimento. Il gruppo perse la via, smarrito, e in un attimo decisero di accovacciarsi tutti vicini. Chiunque avrebbe tentato in solitaria di muoversi rischiava concretamente di morire. Anatoly Bukrev, ormai vedendo non arrivare nessuno, decide di attivarsi da campo 4. È stanco, è tornato da poco più di un'ora dalla vetta dell'Everest, ma il piano concordato, a detta di Anatoly, con Scott Fischer prevedeva che lui scendesse in modo da essere pronto in caso di emergenza. Effettua un primo tentativo, ma la neve e il vento lo fanno progredire per pochi metri. Capisce che non ha ancora recuperato le forze necessarie e, tornando al campo 4, cerca aiuto nelle tende dove erano presenti alcuni Sherpa. Il tempo passa, non ci sono radio con cui comunicare. Una mancanza tra guide questa in una spedizione sull'Everest decisamente importante. Cliff, Schoening e Len Gammelgard riescono a intravedere la luce della frontale di Bukrev, che si trovava fuori le tende, in modo che se qualcuno arrivasse potesse trovare la direzione giusta. Dopo averli accompagnati alle tende, cerca di reperire qualsiasi informazione che indichi la posizione sulla montagna delle altre persone. Sono vicini, dice la Gammelgard. Sandy sta morendo. Bukrev cerca aiuto nelle altre tende, ma nessuno se la sente. Riparte di nuovo solo verso la montagna. Ora la bufera impazza meno e, seppure in condizioni proibitive, riesce a farsi largo nel buio della notte sull'Everest. Uno sforzo sovrumano è quello a cui si sottoporrà Anatoly Bukrev, salendo fino a 8200 metri più volte, ma non sulla via dell'andata, ma verso un'altra direzione, quella che il gruppo, perdendosi, aveva intrapreso. Sale una prima volta ma non trova nessuno, ritorna al campo 4 e cerca di farsi spiegare ancora meglio dove fosse il gruppo rimasto sulla montagna. Riparte nuovamente, un termos con tè caldo e ossigeno nello zaino. Non molto lontano dal tentativo precedente scorge una luce, è la frontale di Tim Madsen insieme a Sandy Pittman, Charlotte Fox, seduti in cerchio. Yasuko Namba è sdraiata in terra, non si muove. Di Beck Waters nessuna traccia. Lascia il termos con il tè caldo e la bombola di ossigeno a Pittman e Madsen e riporta indietro Charlotte Fox, stremata, con il volto ghiacciato. Anatoly impiegherà tantissimo per scendere e tornare al campo 4, per ripartire poco dopo di nuovo sopra il Colle Sud, di nuovo 300 metri di dislivello. Le prime tiepi di luci affiorano da est e la notte sta lasciando spazio al giorno. Bukrev torna da Pittman e Tim Madsen, la prima scenderà con la maschera e l'ossigeno. Alle prime luci dell'11 maggio 1996 al campo 4 ancora non sono tornati Rob Hall e Doug Hansen, Scott Fischer, Yasuko Namba, Beck Waters, Makalu Gau, Andrew Harris, guida di Adventure Consultants. Rob Hall passò la notte nei pressi dell'Hillary Step, salvo poi provare a scendere più avanti. Ci furono diverse comunicazioni tra lui e il campo base, ma nessuno, anche se ci fu un tentativo, riuscì a raggiungerlo. Tra le varie comunicazioni, quella straziante dove riuscì a parlare con sua moglie poche ore prima di morire fece il giro del mondo. Scott Fischer venne ritrovato da Anatoly Bukrev, ormai privo di vita, gli arti senza guanti congelati, le mascelle serrate, il viso bluastro.
Bukrev coprì il viso del suo capo spedizione con lo zaino in modo che gli uccelli non si cibassero di quel volto tipicamente americano, circondato da una folta chioma bionda. Yasuko Namba rimase lì dove Bukrev la vide per l'ultima volta, Yasuko Namba che realizzò il suo sogno di conquistare tutte le Seven Summits, sogno che però gli costò la vita. Doug Hansen non sapemo mai come morì, il suo corpo non fu mai più ritrovato. Nel film, uscito nel 2015, la sua scomparsa viene raffigurata come una caduta nel vuoto, probabilmente andò così. Andy Harris, tornato indietro per tentare di aiutare Rob Hall, sparì anche lui tra i ghiacci millenari dell'Everest. La sua picozza e la sua giacca vennero ritrovati vicino al corpo senza vita di Rob Hall. Backwarders riuscì miracolosamente a tornare al campo 4 il pomeriggio dell'11 maggio. Disse di aver visto sua moglie e suo figlio e trovò il coraggio di alzarsi. Subì l'amputazione di entrambe le mani e del naso. Scrisse nel 2000 A un soffio dalla fine, dove racconta la sua drammatica ma altrettanto incredibile storia. Magalu Gao, riportato al campo 4 da due Sherpa, perse l'uso di entrambe le mani. Anatoly Bukrev morì sull'Annapurna l'anno seguente, travolto da una valanga. Il mio sonno fu turbato da sogni, continuavo a salire verso la vetta allo stremo delle forze, eppure venivo chiamato a soccorrere alpinisti in difficoltà e non riuscivo a raggiungerli. Nei sogni le storie erano diverse, ma i temi sempre gli stessi, alpinisti in pericolo che sembravano vicini, ma che non ero in grado di raggiungere.